Benvenuti. Quello che avete appena visto nella clip probabilmente è il calcio frontale più famoso della storia del cinema. Con oggi cominceremo proprio la serie di video che si occupano dei calci e quindi cominceremo col frontale appunto, che può essere usato o in maniera difensiva per stoppare l'avanzato di un avversario per prendere spazio, oppure in maniera, come in questo caso, in maniera in attacco. Vedremo comunque entrambe le modalità. Prima di cominciare, come sempre, l'invito è quello di iscrivervi al canale per chi non l'avesse già fatto, selezionare la campanella per ricevere le notifiche per i nuovi video. Cominciamo! Allora, come sempre, per poter mettere a posto la tecnica, ci avvaliamo di un esercizio. E in questo caso non poteva mancare il bastone. Vediamo prima qual è il colpo finale, il colpo corretto. A differenza delle arti marziali, come può essere il karate, dove il frontale è semplicemente un colpo di estensione della gamba e colpo con la punta del piede, qui viene coinvolto il bacino. Il colpo è questo. Come vedete c'è la massima escursione, un po' come facevamo con la ginocchiata. Quindi l'esercizio di cui ci avvarremo ci servirà per capire essenzialmente due cose: portare correttamente il ginocchio al petto per cercare di caricarci il più possibile e uscire col bacino. Okay? Potete farlo appoggiati al muro, probabilmente anche meglio. Io per esigenze tecniche lo faccio col bastone, ci ho messo un pezzettino di gomma per far sì che non mi scivoli. Allora, cosa facciamo? Piedi all'altezza delle spalle, anche di più, in questo caso ci serve maggiore stabilità. Piantiamo il bastone per terra in maniera stabile, oppure ci appoggiamo al muro, ripeto. Prendiamo la gamba con la mano destra subito sotto il ginocchio e facciamo questo, quindi su, portiamo più possibile vicino al petto e cerchiamo la massima escursione col bacino. Facciamolo un paio di volte, piano, e ritorniamo giù. Con calma, concentriamoci su quello che facciamo. Quindi su, una volta che su, tiro con la mano più possibile e poi esco col bacino. Vediamo di dato, punto, vado su, tiro ancora di più e esco. Questa cosa facciamola con calma, più volte, cominciamo ovviamente sempre davanti allo specchio e facciamolo da entrambi i lati. Quindi stessa cosa, su, una volta che su tiro il più possibile e esco. E vado giù. Andiamo di lato, su, e giù. Come sempre riproviamolo più volte finché non viene abbastanza naturale e sciolto. E poi vedremo come mettere il colpo. Ok, adesso che abbiamo capito bene la tecnica, mettiamo il colpo, ci mancherà giusto qualche altro pezzettino. Allora, partiamo dalla frontale destra, partiamo sempre dalla posizione di guardia. Cosa facciamo? Portiamo il ginocchio al petto il più possibile. Una volta che il ginocchio è al petto, cosa facciamo? Dobbiamo uscire, come facciamo con l'esercizio, con il bacino. Al contempo cosa facciamo? Quando siamo su, abbassiamo l'avambraccio destro. Perché? Perché questo ci agevola nella rotazione, nell'uscita del bacino più possibile. E contemporaneamente, mentre passiamo il braccio, distendiamo la gamba. Quindi il movimento corretto è questo. E ritorno in guardia, ok? Dalla guardia partiamo, dalla guardia ritorniamo, non cadiamo in avanti. Quindi riproviamo. E giù. Questa mano resta su, ok? La sinistra resta su, la destra va in basso. Quindi questo. E ritorniamo a proteggere il viso. Vediamo da questo lato. Quindi su. Quando siamo su abbassiamo il braccio che ci serve per far uscire il bacino e distendiamo la gamba. Quindi cerchiamo di scaricare il più possibile. Quindi questo. E giù. Riproviamo. E giù. E giù. Vediamo da quest'altro lato, quindi posizione di guardia.
e ritorno. E ritorno. Come sempre dobbiamo ripeterlo per far sì che l'automatismo ci entri in testa. Ok, vediamo il frontale sinistro, movimento il medesimo, l'unico accorgimento è che per poter partire col sinistro dovrò avanzare col piede destro, quindi all'altezza del sinistro. Quindi partiamo dalla guardia, porto il piede qui e poi parto. Quindi la differenza qual è? Che in questo caso sarà il braccio sinistro a permettermi, abbassandosi, a permettersi la massima escursione del bacino, e in questo caso andrò giù in punta di piedi e non tornerò indietro, perché in questo caso sarò già in guardia. Okay? Quindi riproviamo e giù e giù. Andiamo da questo lato, quindi piede che raggiunge all'altezza dell'altro più o meno, in modo tale da avere poi lo spazio per partire. Quindi e giù in punta di piedi. Poi se ci metto anche l'uscita dopo ogni tecnica va bene. Quindi e giù e giù. Andiamo da quest'altro lato e giù e giù. Come sempre, specchio. Ultimo dettaglio è la superficie di impatto. Se il frontale è un frontale difensivo, quindi devo fermare l'avversario che avanza ho bisogno di spazio, andrò con la pianta proprio per creare un ostacolo. Se invece è un frontale di attacco, quindi cercando di prendere uno dei punti tipo il perseguono solare, fianchi, eccetera, allora in quel caso andrò a colpire con quella parte che si trova sotto le dita, quindi quella specie di cuscinetto. Ovviamente non colpirò mai con le dita perché ci sarebbe un rischio di frattura. L'accortezza è quella che abbiamo visto, ci usciamo col bacino il più possibile, passiamo il braccio relativo al bacino alla gamba che spinge in modo tale da ruotare il più possibile e l'altra mano che copre il viso. Come sempre l'invito è quello di iscrivervi al canale, selezionare la campanella per ricevere le notifiche e grazie per la visione, ci vediamo alla prossima.